Sai qual è uno dei maggiori problemi delle persone quando parlano e che le fa fallire nella vita? Che parlano, ma senza dire assolutamente nulla. E questo si riscontra non solo nelle conversazioni più disimpegnate, che quindi in qualche modo potrebbero anche venire giustificate, ma anche nei discorsi in pubblico. Molto spesso purtroppo non ci si rende conto di essere vaghi ed inconcludenti. Ma ti svelerò 7 infallibili metodi per evitare questo errore e fare così discorsi carismatici ed efficaci. 2 curiosità. Sono Maddalena e tu sei su Adamas Carisma per Tutti, il canale giusto per imparare ad ottenere tutto ciò che vuoi. Iscriviti subito al mio canale e clicca sulla campanellina per non perdere i video che pubblicherò ogni lunedì e venerdì alle 13. E ricordati di lasciarmi un like! In un video ti avevo spiegato che ogni discorso deve avere un obiettivo preciso e nello specifico esistono solo 4 categorie di discorsi: persuasivo, informativo, impressionante e di trattenimento, ognuno dei quali ha caratteristiche precise e regole da seguire per venire ben strutturato e dunque risultare così efficace e carismatico. Dopo vai a guardarlo. Qui ti avevo spiegato come impostare il discorso persuasivo, ora invece ti spiegherò come impostare quello informativo. Ti svelerò quali siano le caratteristiche vincenti. Fra tutti i discorsi che si tengono in pubblico, quelli destinati ad informare di qualcosa si piazzano al secondo posto della classifica, superati soltanto da quelli che servono a convincere di qualcosa. Per qualunque tipologia di discorso è comunque fondamentale la chiarezza, caratteristica senza la quale non è possibile poi tutto il resto. Migliorando la capacità di farsi comprendere bene dagli altri, aumentano tantissimo anche le buone occasioni, e questo sia nella vita personale che lavorativa. Ma la chiarezza è ancora più importante nella strutturazione dei discorsi destinati ad informare. Impara dunque ad essere sempre chiaro. Può sembrare una banalità, ma ti assicuro che troppo spesso ciò che è assolutamente chiaro a noi non lo è affatto per gli altri. Quindi sarà meglio attenersi a qualche semplice regola. Durante una conferenza si può insistere su un punto soltanto. La tendenza a sbagliare questo fatto fondamentale è molto diffusa, soprattutto fra neofiti, che sono presi dall'ansia di voler dire troppe cose, con il solo risultato però di essere terribilmente confusionari e disorientare il pubblico. Sarebbe come pretendere, di visitare tutta Roma in un sol giorno, ma quale ricordo pensi che rimarrebbe al turista? È decisamente più efficace incentrare tutto il discorso attorno ad un punto soltanto, preciso e delimitato, e far ruotare tutto attorno a quello, approfondendolo e sviluppandolo. Un discorso impostato in questo modo appassiona molto di più, lascia una vivida impressione, è lucido, facile da ascoltare e facile da ricordare. Non pensare assolutamente che sia riduttivo, ti assicuro che è sufficiente una buona idea solida per costruire un discorso memorabile. Fidati! Le persone dovranno andarsene con una sola idea chiara nella testa, una soltanto, non 1000 confuse, quindi ti raccomando, evita di essere dispersivo. La conferma di essere riuscito in questo intento ti può essere data provando il tuo discorso con qualcuno che conosci e al termine dovresti chiedergli di riassumerti quello che hai detto in una sola breve frase. Se riesci a riassumere così l'argomento significa che ci sei riuscito egregiamente. Qualunque argomento può essere sviluppato attraverso una sequenza logica basata sul tempo, sullo spazio o su particolari temi. Tutto si può suddividere in questo schematico modo e svilupparlo ordinatamente attorno. Nella sequenza temporale, ad esempio, molto semplicemente potresti suddividere il tuo argomento in passato, presente e futuro, oppure iniziare da un determinato momento significativo e da quel punto procedere avanti o indietro. Nella sequenza spaziale potresti schematizzare il discorso attorno ad un luogo centrale e poi via via ampliare il raggio. Oppure seguire una certa direzione. Altri discorsi hanno già una loro sequenza intrinseca al loro interno e ti sarà facile quindi seguirla per strutturare il discorso. Mentre schematizzi tutto ordinatamente, cosa che ti consentirà di rendere molto più chiaro e comprensibile il tuo discorso, e soprattutto di farlo memorizzare meglio agli ascoltatori, avvaliti anche dell'utilissima tecnica che ti ho spiegato in questo video. Dopo vai a guardarlo.
Ti assicuro che è veramente efficace e applicarla ti darà degli eccellenti risultati. Una delle tecniche più semplici per rendere chiaro il tuo discorso, ma anche delle più valide, è di affrontare un solo punto alla volta, in sequenza ed enumerandolo. Rimarrà molto più impresso nella mente del tuo pubblico e faciliterà anche te nel memorizzarlo. Spesso gli argomenti appaiono chiari a noi, nella nostra mente, perché già li conosciamo, magari siamo dei veri esperti in quel campo, ma non lo sono altrettanto per chi ci ascolta, perché magari ne sente parlare per la prima volta e manca completamente delle basi necessarie. Per rendere tutto molto più semplice e dunque efficace, prendi come termine di paragone qualcosa che il tuo pubblico sicuramente conosce già. Fai degli esempi, esprimi dei concetti inusuali in termini familiari. Ti assicuro che così facendo il tuo pubblico capirà e quindi sarà molto più coinvolto, evitando di distrarsi perché non riesce a seguirti. Se il tuo discorso contiene dei freddi numeri, cerca di tradurli in immagini familiari e suggestive. Fai visualizzare quello che dici, solo così produrrà effetto. I numeri sono troppo astratti e alla maggior parte delle persone non dicono assolutamente niente. Inoltre le impressioni uditive sono molto ardue da memorizzare, mentre quelle visive possono rimanere impresse molto a lungo. Se la tua professione implica l'utilizzo di termini molto specifici e settoriali e devi parlarne in pubblico, evitali per quanto possibile. Questo se sai che il pubblico è composto da persone che non hanno le tue stesse qualifiche. Sono termini chiari a te, ma del tutto nebulosi alle altre persone. Esprimiti in termini semplici e fornisci tutti i dettagli necessari quando ti è del tutto indispensabile ricorrere a certi termini. Non ha senso perdere l'attenzione e l'interesse del pubblico solo per far sfoggio di certi termini specifici per gratificare il tuo ego. E per fornire delle spiegazioni è sempre meglio partire dal semplice per arrivare poi via via gradualmente al complesso. Questo per preparare il pubblico e fornire loro le basi necessarie. Può darsi che per articolare il tuo discorso siano necessarie una o più parole chiave, senza le quali non potresti proprio articolarlo. In quel caso spiegale in modo assolutamente chiaro la prima volta che le utilizzi. Così sarai sicuro che il tuo pubblico sarà in grado di seguire ciò che devi dire. Una curiosità! Già Aristotele diede un consiglio simile agli oratori. Pensate da uomini saggi, ma parlate come gente comune. Ogni volta che sia possibile, illustra i tuoi punti e fai visualizzare le tue idee. Ricorri a supporti visivi. Una curiosità! Diamo un'attenzione 25 volte maggiore alle suggestioni fornite dalla vista rispetto alle suggestioni uditive, quindi sfrutta questa informazione a tuo vantaggio. Una curiosità! Un antico proverbio cinese recita che è meglio guardare una volta piuttosto che sentire un centinaio di volte. I supporti visivi, oggigiorno così semplici da utilizzare durante i discorsi in pubblico, aumenteranno tantissimo la chiarezza della tua esposizione e aumenteranno l'attenzione ed il coinvolgimento del tuo pubblico. Cerca i modi più creativi per ricorrervi, il tuo pubblico te ne sarà veramente grato. Come avrai notato, si danno per scontate troppe cose, ma ti assicuro che veramente troppo spesso ciò che è chiaro nella nostra mente non lo è altrettanto per il tuo pubblico. Ricorri a tutti i mezzi possibili per semplificare l'ascolto alla tua platea. Solo in questo modo conserveranno un ricordo positivo del tuo discorso e di te. Adamas diventa come un diamante, brillante, prezioso ed invincibile.